Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi parliamo di prima linea, cos'è la prima linea e cosa sto utilizzando io in questo periodo. Via! Eccoci qui ragazzi, pronti a farvi vedere la prima linea che sto utilizzando in questo periodo. Ragazzi, prima linea è il termine universale per indicare il cinturone da bosco alla fine. Cinturone con il materiale che può venirvi utile o in soccorso quando siete lontani dal vostro campo, dalla vostra tenda, dal vostro zainone con tutto il necessario, quando state lavorando come faccio io su a monte, lontani dal rifugio, avete la vostra prima linea con tutto quello che serve all'occorrenza, che può salvarvi anche il vostro culetto. Ragazzi, prima linea è un termine secondo me un po' troppo militare, da trincea. Noi alla fine ragazzi nel bosco ci andiamo a fare gli spiedini. Rapportiamo un po' tutto a quella, chiamiamola cinturone da bosco, beauty da bosco, buffetteria da bosco, materiale che può venirmi utile nel bosco appeso alla cintura. Cinturone da bosco va benissimo. Quindi ragazzi è il materiale che può venirvi utile quando non avete a vostra disposizione tutto l'equipaggiamento con cui siete in giro. Per quanto mi riguarda lo uso nei campi e lo uso quando lavoro su a monte. Veniamo a vedere le prime cose ragazzi. La cintura, faremo uno speciale sulle cinture, due tipi di cinture, queste economiche ragazzi, qui parliamo di cintura da 9 euro, 9,90 € tipo su Amazon, quindi parliamo comunque ragazzi di un prodotto economico. Ha lo sgancio unico, quindi basta piegare in giù questi cornetti e la cintura si sgancia. Ci sono anche quelle con la sicurezza aggiuntiva, però poi se dovete fare la cacca di fretta ragazzi, avete su sta roba, diventa un casino, schiaccia 3000 tasti. Io la preferisco così, per adesso non si è mai sganciata, la utilizzo da un bel po', se vedete ai raduni praticamente o quasi sempre questa. Ragazzi, costa 9 euro, sicuramente ci sono prodotti molto migliori, però il suo lo fa, e questo è il lato delle cinture economiche. Ce ne sono diversi tipi, faremo un video proprio sulle cinture economiche ma efficienti. Ci sono cinture, e faremo un altro video, più costose, sono proprio dei cinturoni. Ok, questa è proprio una cintura ragazzi, cintura classica, ok, un po' molliccia, il difetto è che è un po' molliccia. Ci appendete le vostre poci, guanti, il coltello, quando la levate scivola tutto da una parte, e quando l'avete in cintura ovviamente non stanno perfettamente fermi. Lato positivo dei cinturoni, che sono più ingombranti ed d'estate secondo me fan caldo ragazzi perché sono alti sulla schiena, è che hanno i passaggi molle, quindi potete mettere dentro la buffetteria si ferma esattamente dove la mettete senza girarvi intorno, uguale il coltello se ha ovviamente la possibilità del molle. Ripeto, faremo un video sui due tipi di cintura, economiche, roboso, bosco, come ce l'ho io ragazzi, come sto utilizzando io, oppure i cinturoni che secondo me sono bellissimi, sono più efficienti, però d'estate fa caldo ragazzi, c'è poco da fare. D'estate la cinturina così secondo me va bene, a me non si è mai sganciata ragazzi, non ho mai avuto problemi. Ripeto, chiusura singola, tranquillamente 9 euro e qualcosa sul nostro Amazon. Poi abbiamo ragazzi il coltello. Ho messo questo semplicemente per farvi vedere una cosa, anche se lo sto utilizzando parecchio sulla prima linea. Il dangler permette a qualsiasi cintura con qualsiasi attacco, se non veramente gigantesco tipo megalodonte, di passarci. Fate conto che non tutti i coltelli ci passano quando avete questi agganci, perché non sono cinture normali che da una parte hanno la fibbia e dall'altra è liscia. Qui avete due fibbie e quelle due fibbie qua dentro non ci passano, quindi se dovete farle passare qua dovete sfilare questa fibbia, far passare il coltello, rimettere la fibbia e chiudere. Questa cosa implica che se dovete togliere il coltello di fretta perché ci sono altre persone, il coltello in cintura non è mai una bella cosa, dovete praticamente togliere la fibbia, sfilare il coltello. Insomma, valutate anche queste cose, soprattutto quanto è grossa l'asola dove deve passare la cintura nel vostro coltello. Ripeto, un bel danglerone Tecloc ci sta sempre. Quando uso questo infatti lo uso in cintura, con la cintura di cuoio, che va benissimo pure lei ragazzi. La metteremo infatti nelle cinture fighe, non in quelle economiche, nelle belle cinture di cuoio fighe. La mia l'ha fatta il signor Luca Donati ed è una bomba. Cintura parlato fin troppo, dicevamo coltello. Ultimamente sto portando spesso questo sulla prima linea, che è l'S1 di Folkniven, eccolo lì, laminato VG10 Wolf.
Ragazzi, secondo me non è cambiato assolutamente nulla, lo sto usando ultimamente, diciamo, come coltello da portare in prima linea se non ho qualcosa da provare, semplicemente per il fatto che nel test l'ho rotto e non posso rivenderlo. A sto punto, ragazzi, me lo uso e me lo sto usando sul cinturone da prima linea, ragazzi. Detto questo, passiamo a cosa mi porto nella prima linea. Vediamo di non far troppo casino. Allora, eccoci qua. Allora, prima di tutto i guanti, ragazzi. I guanti secondo me sono fondamentali. Tra l'altro le cinture solitamente vengono vendute con il gancio per metterci il moschettone, ma non col moschettone già inserito. Questa nei 9,90 € anche il moschettoncino ci ha attaccato i guanti. I guanti sulla prima linea sempre ragazzi, sempre lavorare con i guanti. Perciò ringrazio ancora Gabriele per aver fatto i guanti personalizzati Parchetto, grazie mille Gabri e ciao. Ragazzi, i guanti sempre, teneteli sempre sulla prima linea che possono sempre servirvi. Poi ragazzi abbiamo la patch più grossa. La patch più grossa è un po', diciamo che lo scomparto principale della patch più grossa è il classico marsupio, nel senso io ci metto il portafoglio, il telefono, per me il cavalletto è un power bank, ovviamente non è roba che se voi non fate video potete benissimo non mettere, e i fazzolettini in caso mi scappa la cacca per pulire il mio sederone. Qui ce ne sono pochi, quindi secondo me mi è scappata tanta cacca ultimamente. Qui ci appendo le chiavi. Comunque il reparto, la tascona grossa, serve come materiale da marsupio, ragazzi. Quello che ho nel marsupio solitamente viene trasferito qua quando uso la prima linea. Nella tasca davanti, ragazzi, in questo periodo abbiamo una cosa importantissima, l'antizanzare, ragazzi. L'antizanzare, io senza questo sono morto nel bosco, quindi antizanzare, vado via come praticamente fosse profumo, mi cospargo completamente di antizanzara perché se mi pungono dei bozzi tanti, e quindi vado di antizanzara che per me diventa fondamentale in questo periodo. Per le zecche, visto che mi chiedete in diversi, ragazzi, io sinceramente non utilizzo nulla, mi spruzzo questo che tra l'altro è un ritrovato di mia moglie, me lo porta a casa lei, o sarà, ragazzi, per farmi ancora più bello di come sono. Le zanzare le tiene lontane, le zecche, ragazzi, l'anno scorso pur mettendomi sto coso ne ho presa una sulla pancia bella grossa, poi ho detto a mia moglie mi raccomando prova a levarla ma evita di lasciare dentro la testa, praticamente l'ha disintegrata, me l'ha polverizzata nel buchino che aveva fatto, quindi devo aver dentro ancora dei pezzi di zecca nella pancia. Ma questo, ragazzi, ci sono dei dispositivi che fanno onde sonore, ci sono degli spray da mettere, sinceramente io, ragazzi, non li uso. È sbagliato, è giusto, fate un po' come volete. Se avete paura delle zecche, che è giusto perché portano anche delle malattie, ragazzi, pigliatevi delle precauzioni. Io sinceramente con lo zanzarellone vado via e basta. L'anno scorso, considerando che vado nei boschi tutti i giorni praticamente, ne ho presa una, ragazzi, quindi non è che... Poi abbiamo il faristellone, usato una volta, penso, 2 volte. Non pensiamo a cose militari, ragazzi, andare con la prima linea, con dentro la roba che mi serve per sopravvivere 4 giorni nella giungla del Vietnam, cosparso di fango e circondato dai Viet Cong. Andiamo a farci una grigliatina, ragazzi, sempre tutto in sicurezza, magari negli spazi appositi, quindi, ragazzi, vediamo quello che è, dai. Fire Steel ce l'ho, però come avete visto è usato 2 volte praticamente. Usato 2 volte. Dentro abbiamo la Leatherman, ragazzi, che secondo me non può mancare. Questa può sempre venirvi utile, un multitool, ragazzi. Una Leatherman per qualsiasi cosa va sempre bene, ragazzi. Questa portatevela, magari non questa, ma anche più economica, ragazzi. Andate su Leatherman, ovviamente secondo me è una garanzia. Portatevela sempre. Poi dentro dovremmo avere ancora, sì, il paracord, una matassina di paracord che può sempre venire utile, quindi matassina, avvolgimenti e metri di paracord. Intanto m'hanno punto, penso, ho qua la citronellina e m'hanno punto, e un accendino perché fumo, sono un vizioso, le sigarette le tengo nella tasca del marsupio, diciamo, quindi sono di là. Allora, questo materiale che vedete qua dentro in questo periodo dell'anno è sempre qua dentro, non lo cambio, è sempre qua dentro, se decido di usare la prima linea ovviamente. Invece nel tascone, ripeto, ci metto quello che ho nel marsupio in quel momento, portafoglio, documenti, telefono e roba varia. Questa poccettina invece, ragazzi, non la smonto mai, rimane sempre così, rimane con tutto il suo materiale all'interno, che è quello che praticamente mi accompagna sempre, io sono sicuro sempre di avere.
Ve la faccio vedere. Dentro abbiamo una bella frontale, perché quando andate nel bosco, ragazzi, non è detto che non tiriate tardi, che diventa buio, che siete costretti per necessità vostra, per emergenza, per quello che volete, restare nel bosco. Quindi una bella frontale sempre carica, importante. Io gli do una caricata. Se non la uso, ragazzi, una volta al mese come minimo la ricarico, anche se comunque è completamente carica. Però, ragazzi, ripeto, una frontale dentro vi serve se diventa buio nel bosco, è fondamentale. Poi dentro abbiamo il classico pronto soccorso immediato dell'uomo vero, cioè il nastro isolante, messo nel sacchetto di cellophane perché se piove mi si bagna. Ok, e poi abbiamo il sacchettino col pronto soccorso che vi ho fatto già vedere 1000 volte, quindi non vi faccio vedere. Abbiamo non lo sto a smontare, due garzine, due fazzolettini di quelli imbevuti di alcol che bruciano come, ragazzi, il fuoco di Satana. Abbiamo due Aulin, due Imodium, ragazzi, per evitare di farmi la cacca addosso nel bosco. E poi abbiamo, manno punto intanto, ragazzi, mi do una spruzzata intanto di citronellina, perché sennò, sentite? Non potete sentire il puzzo che fa sta citronella, però con le zanzare funziona di brutto. E basta, ragazzi. I cerotti e i punti, quelli, gli strap, praticamente gli strappini, ok? Punti sintetici. Ragazzi, la prima linea è fondamentale quando vi allontanate, ripeto, dal vostro campo base, diciamo, da dove avete l'attrezzatura principale, perché questo è il pronto soccorso d'emergenza. Poi nello zaino, dove ho la tenda o dove ho il rifugio, dove ho la baita, dove ho fatto campo, dove volete, ho il pronto soccorso vero, quello grosso con tutto quello che mi serve. Però per un primo intervento questo è importante. L'altra cosa, ragazzi, che davvero importante sono i guanti, ragazzi, guanti importantissimi, guanti che all'occorrenza metto dentro in una poccia, e il moschettoncino lo uso per attaccarci la tazza quando siamo ai raduni, perché ci facciamo gozzoviglia con vino e salamino. Quindi qua ci attacco la mia bella tazza. Ragazzi, questa è la prima linea che uso io, ripeto, nulla di assurdo, perché comunque, ripetiamo, nel bosco ci andiamo a fare due spiedini, a farci il giretto, a farci due picchetti. Nessuno di noi va nel bosco a fare le missioni dei Marines, a strisciare nel fango. Ok, le situazioni d'emergenza, però le situazioni d'emergenza potete benissimo schivarle, ragazzi, senza andare a mettervi in situazioni pericolose. Ok, secondo me con un po' di buon senso si può tranquillamente godersi il bosco senza infilarsi in situazioni che possono diventare difficili. Con anni e anni di bosco, sinceramente, io mi ricordo una volta sola di una tempesta in alta montagna e basta, ragazzi. Però anche lì non è che mi stavano attaccando col coltello tra i denti in 12 indiani. Ragazzi, non andate a cercarvi situazioni difficili, estreme, pericolose, e una buffetteria, una cintura da campo di questo tipo per andare nel bosco a divertirvi è assolutamente più che sufficiente. Ragazzi, conclusioni finali. Eccoci qui, ragazzi, come avete visto, materiale essenziale nella mia prima linea. C'è veramente questa tendenza di mettere tutto dentro, mettere l'impossibile, mettere anche oggetti che sinceramente, ragazzi, non userete mai. Cose che veramente mettete per un attacco atomico quando andate nel bosco a raccogliere due funghi. Quindi cercate di mettere il materiale essenziale, perché la prima linea deve essere efficace, ragazzi, e soprattutto non appesantirvi, non avere 10.000 pocce attaccate alla schiena, perché dentro avete anche la NBC in caso di attacco nucleare. Ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Ragazzi, ve lo ripeto sempre, se volete potete sostenere il canale ha ovviamente delle spese, tutti i coltelli che prendo, tutto il materiale, non tutto arriva gratis, diciamo che ne arriva gratis un 10-20%, ragazzi, il resto me lo devo comprare. Quindi, visto che il canale ha dei costi, se volete contribuire, ragazzi, sono contentissimo. Sul PC, sul vostro monitorone del PC avete il tastino direttamente nella schermata in alto di PayPal. Se invece usate il telefono dovete andare in informazioni sul canale, avete il tastino PayPal e da lì fate praticamente tutto. Fate una piccola donazione per mandare avanti il canale, che, ragazzi, non sta prendendo sponsorizzazioni grosse per mantenere la sua indipendenza e dire sempre e assolutamente quello che vuole.
Ragazzi, dalla buffetteria, praticamente dalla prima linea, dal parchetto del tagliagole è tutto, buona giornata e ciao!